Nasce da lontano, cioè dal Concilio Vaticano II, il professore Vladimir Boblic, che avviò una ricerca e un lavoro di didattica su come pensare la fede e l'esperienza religiosa nel contesto contemporaneo. In genere a coloro che vogliono pensare, ma anche a coloro che vogliono agire nella Chiesa, in modo che il loro agire non sia percepito come una sorta di fondamentalismo o di proselitismo, cosicché la nostra rispetto al mondo moderno e contemporaneo sia sempre una fede adulta e pensata. Durante gli anni di seminario ho manifestato all'equipe formativa il desiderio di approfondire i miei studi in questo settore. Mi ha affascinato una convinzione: la fede è credibile, ha una sua intelligenza, mi sento spinto, chiamato a rendere ragione della fede. La teologia è innanzitutto laica, cioè appartiene al popolo di Dio e appartiene ai presbiteri, ai diaconi, nella misura in cui fanno parte del popolo di Dio. Devo dire che la proposta che la Pontificia Università Lateranense offre è davvero ricca. C'è un'attenzione ai contesti, mi riferisco alla filosofia, all'arte, alla musica, alla scienza, alla tecnologia. Io anche provengo da una cultura orientale, provo a dialogare con le diverse culture della fede e anche diverse nazioni. Non serve a niente, serve semplicemente a offrire motivazioni. La necessità che sente ciascuna persona di approfondire la propria fede, che fa sì che poi quando questa persona si rivolge o si confronta con il mondo, con gli altri, con i non credenti, i diversamente credenti o i credenti di altre religioni e confessioni, abbia delle motivazioni. Credo che questo percorso di licenza mi stia consegnando un metodo per poter leggere il nostro tempo, saper scorgere quelle tracce di infinito e dunque poter innestare l'annuncio del Vangelo. Però il modo non è uniforme, è in modo sinfonico e mettere diverse voci insieme. Papa Francesco anche sottolinea molto relazionare, dialogare fino a periferie della nostra conoscenza e con la nostra esistenza. Cercando di cogliere i semi del verbo nei segni dei tempi dell'oggi. Lo facciamo per esempio attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la letteratura, attraverso la fantascienza, in modo che gli uomini del nostro tempo comprendano che dentro la nostra cultura ci sono i semi della fede cristiana. Abbiamo imparato dalla pandemia che i laboratori sono importanti, perché senza i laboratori non avremmo né i vaccini, né i farmaci, né le possibilità di soccorrere le persone che vengono colpite dal virus. La teologia fondamentale da noi è il laboratorio, perché si possa vincere il virus dell'indifferenza religiosa, far riflettere le persone sulla loro fede e fare in modo che questa riflessione possa supportare il loro impegno nella Chiesa, nella città. No, sì, veramente i professori sono simpatici e hanno grande disponibilità per dialogare spontaneamente con noi, anche con sentimento amichevole.